Per non perdere gli episodi della stagione, iscriviti al canale e attiva la campanellina. Ogni lunedì ci possiamo trovare in live per parlare di mindset, farci domande dirette e confrontarci sui temi a voi più affini e stimolanti. Per sapere dove collegarvi, venite sul mio profilo Telegram, trovate il link in bio di tutti i nostri social. Chi volesse scrivermi può farlo attraverso LinkedIn, Luca Casadei, o Instagram, One More Time Podcast. Io sono Luca e questo è One More Time. Ciao Mario. Ciao, come stai Luca? Alla grande, molto contento. Onorato di essere qui. Assolutamente reciproco. Io conoscevo la tua voce ma non conoscevo la tua storia, anzi la conosco poco, l'ho un po' studiata, ma la conoscerò meglio con te. Addirittura sono anche materia di studio per te, che meraviglia, onorato. Vengo ai tuoi concerti, sono venuto agli Arcimboldi quest'anno, sono venuto prima del Covid, quindi mi piace la tua voce ovviamente, mi sarebbe piaciuto usare la mia voce esattamente come la usi tu. Tu la usi meravigliosamente in questa professione. Poi, ho trovato un perimetro funzionale anche per me. Hai un timbro baritonale eccezionale, bello, poi non hai un timbro soffiato, a differenza mia, per dire, no, che automaticamente viene soffiato, il tuo invece è netto, è suono puro, e questa è una bella cosa. Grazie mille. Intanto ti chiedo, ma tu conosci un po' One More Time? Hai visto qualcosa? Cos'è One More Time? No, scherzo. È una canzone famosissima, non cantata, esatto, con l'autotune però. Sì, ho visto, e devo dire che se sono qui è anche perché ho visto. Ammetto, sono... No, questo mi fa piacere perché almeno hai il flow, no, di quello che andremo a fare, della profondità. Non faremo la cosa che mi ha colpito di più è la tua, ammetto, perché mi ci sono rivisto molto. Mi sono rivisto molto nella tua storia, nella tua vita, in questi up and down incredibili, quindi ho detto cacchio, devo conoscerlo sto ragazzo, perché probabilmente abbiamo anche delle cose in comune. Ora, al di là della nostra intervista coi microfoni davanti, che io bypasso mentalmente, insomma, mi piace. Anzi, dimentichiamoceli e entriamo nella vita di Mario. Ma io, sai, poi oggettivamente vivo davanti a un microfono da quando avevo più o meno 6 anni, quindi... Allora, partiamo da dove e quando nasci e in che contesto anche. Pensa, io nasco nel 1971, il 28 di gennaio, a Catania, presso una clinica privata che si chiamava Patrizia, e da lì i miei genitori, allora giovanissimi, perché mio padre quando nacque io aveva 19 anni e mia madre ne aveva 21, fecero la fuitina, quindi la famosa fuga d'amore, perché i genitori di mio padre non volevano, perché non era neanche così coerente che lui si sposasse o che avesse una relazione con una donna più grande di lui, 2 anni insomma, vabbè. E quindi fecero la fuitina e si trasferirono in un appartamentino nella zona di Cibali di Catania all'inizio. Sei nato subito? Nel senso, tra di loro hanno fatto un figlio immediatamente? Sì, loro si sono sposati nel 70, credo in maggio. E quindi ero già lì nella pancia praticamente. Sì, ma la fuitina però l'hanno fatta prima. E insomma, mio padre era figlio di questo Mario Ranno, che era il mio nonno, perché io poi mi chiamo Ranno all'anagrafe. Biondi è un nome d'arte che ho acquisito poi negli anni '80. Da lui che l'hai... Da mio padre, sì, ma è lui che mi ha buttato sul palco intorno ai 12 anni a fare le piazze, a fare le seratine, i capodanni, le feste di piazza. Lui viveva di musica o faceva un altro mestiere? Mio padre... Tante cose. Mio padre era un UFO. Infatti io ho sempre vissuto come gregario il mio rapporto con lui, perché lui era figo. Era un figo della Madonna, era bello, intanto a livello estetico era di un bello pazzesco, un bell'uomo, alto anche lui, un bel viso, questi occhi verdi, questo capello riccio, castano chiaro, tendente al biondo. Carismatico, un bel fisico, insomma un uomo che aveva un grande appeal, un grande richiamo per tante cose, tant'è che molti uomini ancora oggi mi dicevano tuo padre, che era bello tuo padre. È rimasta questa cosa, no? Questa bellezza estetica. Ma lui si era innamorato della musica da ragazzino, tant'è che fece diversi festival dell'epoca. Genere diverso dal tuo? Ma sì, lui cantava musica italiana, quello che era il melodico italiano degli anni, fine anni 60, primi anni 70. Ma nel frattempo aveva la passione per il calcio, giocava alla Playa di Catania, quindi sulle spiagge, e lui fece anche
per un breve periodo fece parte dei junior del Milan, lo volevano ingaggiare per trasferirsi. Quindi era dotato, moltissimo, ma ti dico, era un figo pazzesco, perché qualsiasi cosa gli facessi fare gli veniva bene, lui la faceva al 100, cioè non c'era una cosa, dice giochiamo a ping pong, ping pong, ping pong, e vinceva, a calcetto, a carte, tutto, capisci, cantava, aveva le note più alte le beccava lui, poi sai, detto da figlio, no, fa anche più impressione, perché oggettivamente io ero assolutamente assorbito da questa sua grande forza e grande bravura, no? Perché ero un suo ammiratore, sono sempre stato un grande ammiratore, tant'è che lui si incazzava perché da me avrebbe voluto sempre che io fossi un'eccellenza come lui, no? Ti ha reso insicuro questo suo essere così eccellente in tutto quello che faceva? No, tutt'altro, no. Eri uno spettatore e attingevi da lì? Assolutamente, cioè, ma ancora oggi, non lo so, questa è una cosa che è una caratteristica probabilmente di sangue, di DNA, cioè, per me vedere il vincente, per me vedere chi sa fare delle cose, chi eccelle nel proprio campo è sempre una figata, cioè a me piace. Mio padre era questo accentratore, mi divertiva un casino perché faceva braccio di ferro, cioè, molto elegante, sempre giacca, cravatta, sempre molto curato, lampadato. Un figo. Era figo, capito? Lui però si metteva, faceva braccio di ferro come destro o sinistro, ti chiedeva, perché lui era ambidestro anche lì, perché poi sai, negli anni 50 gli legavano la mano sinistra dietro la schiena a scuola perché lui doveva imparare a scrivere di destra, cioè, queste erano un po' le nostre barbarie dell'epoca. Ma braccio di ferro anche a soldi o lo faceva solo per divertimento? No, ma lui è sempre stato uno che si è sempre portato a casa la pagnotta in un modo o in un altro, se la portava sempre a casa. Quando gli andava male da una parte se la studiava da un'altra, e comunque faceva sempre risultati. Portava a casa il punto. Esatto, cioè, ovviamente non così semplicisticamente come la sto dicendo io, ovviamente si faceva il culo perché era uno che si impegnava, era un metodico, era uno che studiava, che calcolava, cioè, cosa che io per esempio non ho. Invece tua mamma che lavoro faceva? Mia mamma è un personaggio anche lei meraviglioso, la donna low profile. Mia madre faceva l'indossatrice modella, l'ha fatto per lungo periodo con mio padre, perché mio padre poi fine anni 70 iniziò a collaborare con delle aziende di alta moda nazionali e mia madre faceva l'indossatrice con lui, quindi giravano insieme, lui faceva rappresentante, poi è stato anche... quindi anche quel mondo lì ha perlustrato, oltre a quelli che mi hai raccontato prima. Non ne ha perso uno, secondo me. Ma poi qual è stato il lavoro principale della sua vita, man mano che tu sei poi cresciuto? L'ambito della moda lo ha seguito per tantissimi anni. È stata la sua fonte, diciamo, di guadagno principale. Assolutamente. Però il canto gli è sempre stato un po' rubato da suo padre, che lo osteggiava in continuazione. Con il calcio lo ha osteggiato perché non voleva che lui andasse fuori Catania, che andasse a Milano a giocare a pallone, poi che cavolo di lavoro aveva a giocare a pallone. Parliamo ovviamente dei primi anni 60, fine anni 50. Quindi il canto non era un lavoro? Il canto alla stessa maniera, aveva dei suoi risultati, vinceva i festival e suo padre no, non vai da nessuna parte. Addirittura, siccome, ripeto, era un figo intraprendente, chi lo vedeva lo voleva portare a sé perché diceva te vieni con me. Un signore gli offrì di lavorare in una gioielleria e suo padre gli disse no, non mi fido, non si sa mai che poi magari sparisce una cosa poi... e lui era incazzato con mio nonno in una maniera pazzesca. Sai, loro erano praticamente proprio il diavolo e l'acqua santa, perché mio nonno era l'uomo super fermo, compassato, dall'occhio bianco, ghiaccio, granitico, rigido, però comunque in un certo qual modo si è un po' ribellato al modello rigido del padre e non è riuscito a ottenere la sua libertà, cioè comunque lo soggiogava un pochettino il padre, pur avendo creato la sua famiglia, il suo percorso, non riusciva. Lui aveva un grande senso della responsabilità familiare, avendo altri 5 fratelli più piccoli di lui. Si è sempre sentito molto responsabilizzato da questa cosa, quindi di conseguenza non ha mai staccato, diciamo, il cordone dalla famiglia, è sempre stato molto presente con loro, con i fratelli più piccoli, li amava in una maniera spropositata, quasi da figli, per lui sono sempre, tant'è che quando, non so, arrivava mio zio Maurizio, che purtroppo non c'è più,
E mi dice: c'è tuo fratello Maurizio. Dicevo, guarda che è mio zio. Cioè, per lui avevano un senso molto importante, molto, una profondità di legame fraterno per lui. E questo rispetto, questo legame a livello di amore, tu che amore hai ricevuto dai tuoi genitori? Beh, mia madre, un'altra, ti dicevo, la donna low profile, stabile proprio come, non so, la colonna del Partenone, no? Cioè, ferma, tranquilla, compassata. Probabilmente anche lì, no? Sai che ci si trova quando ci sono delle attinenze anche familiari, no? Probabilmente lei rispecchiava un po' mio nonno Mario in un certo qual modo, ora veramente tra virgolette. Però lei era molto ferma, solida, tranquilla. Talvolta gli andava un po' stretta a mio padre, perché mio padre si aspettava sempre entusiasmo continuamente. Una complice anche nell'entusiasmo. Una complice nell'entusiasmo, e mia madre era un po' più trattenuta, un po' più ferma. Figlio unico tu, vero? Figlio unico per 18 anni e mezzo. Incredibile. Adesso ci arriviamo. E a coccole tuo papà e tua mamma, oltre ai caratteri, ti coccolavano? Tantissimo, soprattutto da piccoletto, insomma eravamo sempre insieme noi. Cioè, mia madre mi racconta che già a 6 mesi ero al cinema con loro. Cioè, ti ricordi un'immagine di amore che vi accomuna tutti e tre? Non so, una vacanza, tutti insieme nel letto? Prova a raccontarmene una. Tantissime, ma guarda, io sai, sono appassionato di automobili e probabilmente sono appassionato di automobili anche perché molti dei miei ricordi affettivi sono legati alle automobili, perché puoi immaginare un rappresentante quanti chilometri facesse, e quindi di conseguenza ho tantissimi ricordi in macchina con i miei. Io seduto in mezzo, che so, nel Fiorino, o io seduto in mezzo su un Porsche 914 targa, e le nostre scampagnate, il periodo in cui andavamo a fare, sì, allora si usava tanto il picnic. Che bello, io adoro il picnic. Sì, andavamo con la tovaglietta, la mamma preparava la cotoletta, piuttosto che il polpettone, piuttosto che la pasta al forno. Andavamo a parchetto, per terra, la tovaglia a quadretti, sembrava l'immagine dei film, però era proprio così. Ascoltavate la musica in macchina? Ecco, l'altro filo conduttore è sempre stata la musica. Ascoltavamo da Peppino Di Capri, da Peppino Gagliardi a Califano, Mina, tantissimo. Vabbè, certo. E cantavate in macchina o ascoltavate la musica? Continuamente, sempre. Che bello. Sempre. Che bella immagine. Tua mamma sempre. No, ascoltava. Mia madre intonatissima, no, cantava anche lei, però sempre low profile, cioè lei c'era di sotto, sentivi, ma non. Come ti ha approcciato alla musica suonata, cantata, concerti tuo papà? Cioè, faceva dei concerti a Catania e ti portava con lui? Ma allora, il primo contatto fu con lo Zecchino d'Oro, mi presentò con una canzone, poi non mi presero. Cioè hai fatto un provino? Sì, all'età di 6 anni, pollicino, ancora potrei anche ricordarmi tutte le parole. E poi invece nell'82 lui vinse questo festival della canzone siciliana a Catania, allora condotto da Pippo Baudo. Nell'83 disse no, cacchio, torniamo, perché noi vivevamo a Reggio Emilia, no, torniamo nella nostra terra, torniamo là perché lì mi capiscono, lì c'è, sai, questi sogni, queste chimere da emigrante. E l'avete fatto? Siete tornati? Siamo tornati giù. Lui aveva fatto un disco con Borgatti Records, all'epoca aveva appena fatto il disco anche Vasco, che infatti io ho i 45 giri a casa e me li aveva portati lui. Ho visto anche che invalicchiano. Quindi tornate a Catania? Torniamo a Catania, da Reggio Emilia. Torniamo a Catania. Lui fa un altro 45 giri a Catania con la Sea Musica e poi parte con delle date, 30 date estive che giravano tutta la Sicilia, parte della Calabria. E io devo fare il corista. Aveva deciso così lui, no, tu adesso canti, mi fai i cori. E io sono salito su, poi avevo 13 anni, una cosa così, 12-13 anni. Mi ti ha svezzato in quella vita lì. E sono partito come corista. L'anno dopo divento Mario Biondi. Quindi, ti battezza lui così, ti permette di usare il suo nome d'arte. Esatto, malgrado adesso mia madre per esempio
ha messo il veto, no? Ha detto nessuno mai più potrà usare il nome Biondi. Perché tua mamma è ancora in vita. Sì. Ma tuo fratello nasce 18 anni e mezzo dopo, ma per sbaglio o è stato cercato? Ma loro hanno tentato per lungo tempo di avere un altro figlio, Okay. Purtroppo hanno avuto diverse vicissitudini, li perdevano prestissimo, insomma, poverini, hanno sofferto tanto. Mia mamma penso in maniera esponenziale, però ripeto, è una donna di grande forza, ma penso che se andassi a guardare nella sua anima chissà quanto dolore ha e quanto ne ha provato. Poi quando effettivamente non si pensava più ad avere un figlio, e loro erano in un attimo di crisi di coppia, si erano un po' separati, mio padre lavorava su Messina, c'era un attimino di maretta, diciamo, ma lui familiare. da uomo bello e carismatico era un tombeur de femme, faceva i cavoli suoi? Ma non vorrei dirlo, ma non lo so, non vorrei dirlo per mia mamma più che altro, però credo di sì. Okay. E comunque in quel periodo lì era abbastanza distratto. La mamma rimane incinta e comunque si pensa, vabbè, tanto insomma ne abbiamo persi diversi, cosa vuoi che succeda? Tant'è che in un primo momento mamma decide anche di dire ma è inutile che poi porta avanti sta cosa che mi fa soffrire, si era pensato anche a un aborto, cosa che poi invece per fortuna non è avvenuta. Lei 40 anni e lui 38 circa. Sì, 37, 40. Sì, giù di lì. Sì, esatto. Come si chiama tuo fratello? Stefano. Come tuo padre? No, perché mio E padre tu si come chiama tuo nonno? Giuseppe, mio padre. Il nome d'arte era Stefano Biondi. Esatto. Ma che effetto fa per un ragazzo avere a 18 anni un fratello neonato che potrebbe essere quasi suo figlio? Cioè, che rapporto si crea con un fratello quando tu ne hai 20 e lui ne ha 2? Beh, credo che nel mio caso sia stato molto naturale, nel senso che, ripeto, fra i miei c'era Maretta, quindi mio padre non era molto presente all'inizio della gestazione, alla fine della gestazione e durante i primi 2 anni di mio fratello non è stato molto presente, poi è ritornato sui suoi passi e si è riformata questa coppia, sono stati ancora insieme fino purtroppo alla scomparsa poi di mio padre. Quindi oggettivamente io ho seguito mia mamma, l'ho portata io in ospedale a partorire questo ragazzo, tant'è che quando è nato sono stato il primo ad affacciarmi lì alla vetrata e le infermiere erano lì, papà, non so, il fratello, il fratello. Non ci credevano, no? Tant'è, anche quando era più piccolo lo portavo in giro, tuo figlio, no, è mio fratello. Anche lui un cantante, no? Sì, Stevie canta veramente bene, ma mi ha stupito la prima volta che l'ho sentito, era a scuola. Quindi lui adesso ha 32? 32 anni. Okay. Era a scuola, aveva 10 anni, lo sentì cantare questa canzone di Battisti, cioè, scioccato. Ma autodidatta? O avete fatto lezioni di canto quando eravate piccoli? No, ma noi siamo cresciuti veramente con questa musica continuamente, cioè io ero fissato, stavo a casa a ascoltare musica dalla mattina alla sera. Però dischi. Per riuscire a intonare bene, tuo padre ti ha insegnato qualche trick o? Sì, sicuramente un po' di infarinatura mio padre me l'ha data, poi io nel frattempo ho fatto anche le mie ricerche, ho collaborato anche, avendo lavorato anche in teatro classico. Da ragazzino questo? Sì, ho anche seguito qualche cantante lirico, quindi comunque ho attinto qui e là, poi ho ascoltato veramente tanto, cioè io ero un nerd della musica, stavo chiuso in casa sul computer a fare basi musicali, a ascoltare musica tutti i giorni. Se vedi le mie foto, che so, dai 14 ai 20, mi vedi sempre davanti al computer, mi vedi sempre con le cuffie, con la tastierina, programmare. Era la tua vita? Non facevo altro, poi sì, vabbè, il giretto con la moto e le morose. Come andavi a scuola? In che senso? Ti stavo dicendo in autobus, però e in autobus quando ci arrivavi andavi bene a scuola o? Le mie professoresse... Ci sei arrivati in fondo al percorso? Sì, le mie professoresse devo dire che un po' per piaggeria mi hanno detto che io ero bravissimo, ma io mi ricordo che non ero tutto sto granché, ero sicuramente il riferimento, perché ero il più alto e di conseguenza ero il più grande. Ok. Quindi nel bene o nel male le legnate le beccavo sempre io, cioè, se c'era un problema dovevo esserci io, se succedeva qualche casino ero sempre io lo scudo
sia per i miei compagni di classe molto spesso che per le insegnanti in caso di problematiche inverse. Ma questo buona proprietà di linguaggio, questo linguaggio forbito che tu hai, arriva dalla scuola? L'avevi già da piccolo o hai letto tanto dopo? Ho letto un sacco, ma mia madre è quella che ha... Che è stata rigorosa da quel punto di vista. Elargito cultura e dizione. Per togliere l'accento? Ma noi non ce l'avevate neanche più di tanto? No, non perché dai 14 ai 20 davanti al computer da nerd a Catania sempre? Ero a Catania, sì. Okay. La verità è che ogni tanto tornavo a casa e dicevo: mamma, sono tornato. Come? Sono tornato. Sono qui. Ok. No, lei ci teneva moltissimo all'addizione, ha sempre rotto le scatole, però la verità è che già i miei nonni non parlavano in dialetto. Parlavano un italiano abbastanza forbito, anche mio nonno, un grande appassionato di libri, di Nino Martoglio. Si parlava bene a casa? Sì, si parlava solo in italiano. Io ho imparato il dialetto tardi e per strada, infatti lo parlo proprio da ragazzo d'esciata. Quando dicevi tuo fratello, dicevi poi fino alla scomparsa di mio papà, perché quando è successo? Mio padre ha avuto un incidente il 19 gennaio e muore il 19 febbraio. Mio padre è il 46. Wow. Sì, un incidente autostradale, cioè di macchina, scusami. Sì, sono più vecchio di lui adesso. Sì, ha avuto un problema con l'automobile, si è dovuto fermare in corsia d'emergenza perché sta macchina era andata in panne e ha aperto il cofano, ha cercato di vedere cos'era successo, cosa fosse successo. E un camion ha colpito, si è addormentato e ha colpito la macchina, di conseguenza mio padre che era davanti al cofano ha spazzato. Avevi 27? Io ho 26 anni, sì. Ero già papà di Marzio e aspettavamo mia figlia Zoe. Più o meno avevo la stessa età quando è venuto a mancare mio padre, tranne che ne aveva 73 perché mi ha avuto molto più tardi. Vabbè, ma credo che poi sai l'età, poi conti fino a lì. Però voglio capire l'impatto nella tua vita, cioè quando loro te lo dicono, come gestisci questa cosa? Ma sai, cosa succede? Mio padre ha fatto un mese di ospedale ed è stato drammatico perché lui non aveva un graffio, aveva un piccolo graffietto qui, però la colonna vertebrale era andata. E quindi arrivavo là da lui e col suo carattere di merda, scusate. Era cosciente? Urco poi, rompicazzo di misure incontrovertibili fino all'ultimo, capito? Massaggiami i piedi, massaggiami, non sento le gambe, massaggia più forte. Insomma, ci siamo fatti quel mesetto molto impegnativo. Poi lo hanno operato alla colonna vertebrale e sembravamo già pronti per... Lui era già, mi ha detto metto gli orecchini grossi come i tuoi, mi raso la testa come te e comunque vabbè c'ho la sedia a rotelle, ma che cazzo se ne frega, andiamo avanti, facciamo un'altra storia, ci inventiamo un'altra... Cioè, purtroppo da lì a un paio di giorni invece un embolo l'ha spento, se l'è portato via. E quindi io ero lì in ospedale, perché io ero sempre lì con lui, io, mia madre, devo dire, alcuni dei miei zii molto presenti, e quindi me lo sono trovato sul tavolo. Purtroppo è successo così. Sono diventato iperprotettivo nei suoi riguardi in quel momento perché non volevo che nessuno lo toccasse. Non voglio entrare nello specifico, però con alcuni intorno sono stato perentorio e non ho permesso che si avvicinassero più di tanto. Poi sono tornato a casa in macchina. E credo di aver urlato per 50, 60, 70 chilometri, chiedendo perché. Perché mi dicevo, cazzo, ma lui era il vincente. Cioè, lui era quello che spaccava il mondo, era lui che spaccava il culo ai passeri, era lui il tosto, era lui che tirava in aria la gente se gli dicevano scusa, che cazzo vuoi? Beccavi, lui era un po' alla Bud Spencer, poi soprattutto negli anni 70 era un po' selvaggio. E quindi ti chiedi, ma perché lasci me qui sulla terra? Io non servo un cazzo, cioè, sono 20 anni, cazzo devo fare? Cioè, sì, lavoro, faccio, brigo, ma quello era un pezzo di monolitico di forza, una roccia, mica.
E quindi insomma ti fai delle domande. Eri a Catania quando hai avuto i tuoi primi figli? No, ma per la verità quando avevo 19 anni ho avuto 2 gemelle che purtroppo dopo 15 giorni di incubatrice le abbiamo perse. Quindi anche lì. Con la stessa mamma? No, con un'altra ragazza, una compagna con la quale stavo appunto a Catania, Angela. E poi mi trasferii appunto a Reggio Emilia nel fine anni 90, quando appunto erano morte le bambine, sì, fine anni 90, io poi mi spostai definitivamente a Reggio Emilia. 19 anni? Sì, ho 19-20 anni, ho compiuto quindi 20 anni. Tu stavi per diventare padre come il tuo giovanissimo. Sì, praticamente sì. Poi te ne vai a Reggio Emilia dove già eri prima? Sì, torno sul luogo del delitto dove cerco di ritrovare quelle energie insomma del fanciullo, no? Quella gioia, i campi, cioè questi ricordi bellissimi appunto con la famiglia, no? Ma soprattutto devo dirti la verità, io sono andato a Reggio Emilia perché mi hanno rotto i coglioni tutti che dovevo andare. Tu devi andare. Ti posso fare una domanda sul passaggio precedente? Sì, come no. Hai avuto 2 gemelle e appunto, come hai appena spiegato, purtroppo è successo ciò che è accaduto. E poi cosa fai? Ti lasci subito con la loro mamma? Se ti va di raccontarmi. No, figurati. Sì, no, poi cerco di fare sempre i conti con me stesso e quindi certo. Li ho sempre fatti. Sì, purtroppo da lì a poco. Io mi sono spostato a Reggio Emilia mentre lei aspettava le bambine. Ok, quindi con lei? No, lei era rimasta giù. Io nel frattempo vado su per vedere di trovare anche una situazione di sistemazione lavorativa per eventualmente spostarci tutti lì. Perché qual era il tuo lavoro? Cioè tu sei diplomato? Hai detto io faccio il cantante? Sì, beh, io dalla Sicilia venivo già con un bagaglio di esperienza notevole, perché appunto le piazze dai 12 ai 15. Ma non guadagnavi o sì? Sì, madonna. Già a quell'età? Sì. Wow. E poi dai 16 ai 20 piano bar, gli eventi dal vivo, quindi cioè, all'epoca cacchio, io pigliavo 2,5 milioni al mese, lavorando quante nell'87, serate? No, 7 sere alla settimana, facevo un culo a paiolo. Però stavi da Dio. Stavo da Dio, cavoli, ero felice come la Pasqua, iniziavo a montare gli strumenti con il pianista, che allora mi portò lui al Tuva di Taormina, Rosario Beffumo. Eri già questo genere di cantante soul, cioè questo era il tuo imprinting o sei partito da qualcos'altro? Sì, no, l'imprinting era questo, però ovviamente dovevo fare musica e intrattenimento, quindi dovevo fare di tutto, non c'erano limiti, da andamento lento ai Vatussi. Però le cantavi così, come... Ero già questo qua, tant'è che pensa che in un momento di crisi, questo molto più avanti, nel momento di crisi in cui non avevo neanche una lira, un mio amico mi disse: vieni con me che io sto lavorando con un'orchestra di liscio, se vuoi venire ti danno 150.000 lire. E dice, cazzo, vabbè, vengo. Arrivai là, dovevo cantare 6 pezzi, una cosa 6 canzoni. E dopo la seconda data mi dice: no, devi andare a casa, sei troppo moderno. Mi disse: porca panetta, ho detto, mi sono perso anche sto lavoro. Però sì, la propensione alla mia personalità, perché poi io mi sono rivisto in Al Jarreau la prima volta che l'ho ascoltato. Per me Al Jarreau è stato un flash pazzesco. Michael McDonald dei Doobie Brothers e Carmen McRae a seguire col jazz, con tutta quell'ambientazione musicale super acoustic, ma mi piaceva tutto, mi piaceva la musica elettronica, però la sonorità probabilmente mi portava sempre a quella cosa lì. E quindi vai a Reggio Emilia per lustrare un po' il territorio, capire a livello organizzativo come avresti potuto... Però nel frattempo Fanny e Angela comunque nascono dalle problematiche, poi muoiono le bambine e le problematiche si sono sicuramente amplificate. Io nel frattempo comunque ero a 1300 chilometri da lei. Sì, ma sì, tutto diluito, anche se insomma la porto nel cuore con grande affetto e stima, perché insomma, è una persona molto importante, per la quale probabilmente non ho fatto del mio meglio nella vita, non sono stato sicuramente il compagno esemplare. Non voglio giustificarmi col fatto di dire che ero un giovanotto, però insomma... Avevi 19 anni. Sì, sicuramente avrei potuto fare molto di meglio. Vai a Reggio Emilia e conosci la madre dei tuoi figli? No, ancora un po' più avanti.
No, arrivo a Reggio Emilia con il mio computer Atari, comprato a Cambiali a Catania, costava $1.000.000. Sì, costava c'era l'Amiga e l'Atari in quegli anni. Sì, costava un botto, però mio padre mi aiutò naturalmente, io lavoravo perché facevo già le mie seratine. Avevo un sacco di basi MIDI files, molte le facevo io, molte le compravo, alcune me le facevano degli amici, insomma avevo qualche migliaio di basi MIDI files. Arrivo a Reggio Emilia, diciamo glisso un po' su dove andare a dormire, perché qualcuno mi ha detto no, qualche parente mi ha detto no, mi spiace, guardi, abbiamo dei problemi in famiglia, non la possiamo assolutamente ospitare. Prova l'altro mi dice sì, però l'ospite è come il pesce, dopo 2 giorni puzza. Ho detto minchia, vabbè, 2 giorni già è una cosa. Invece poi contatto una famiglia di amici di famiglia. Cioè li contatti vuol dire da Reggio Emilia? Sì, loro sono a Reggio Emilia, vivono a Reggio Emilia. Ma dove dormi amici. Mentre contatti tutti? Un po' a destra, un po' a sinistra. Sì, esatto. Okay. Non ho poi specificato con quanti soldi sono arrivato a Reggio Emilia, perché ero molto abbiente in quel periodo lì. Feci l'ultima serata al Picos Club di Catania, in via Passo Gravina, e avevo portato a casa 100.000 lire. I biglietti da Catania a Reggio Emilia costavano 85.000 lire, quindi arrivai a Reggio Emilia con 15.000 lire. Wow. E basta. Anche perché i miei stavano passando neanche loro un periodo economicamente felice, brillante, no? Infatti. E quindi lì ti arrabatti un po'. Mi arrabatto un poco finché ritrovo questa famiglia amica della mia famiglia, persone squisite, che toscani, sono livornesi, loro gambogi. Chiamavi tu o chiamavano i tuoi per te? No, io ho fatto tutto io. Ho sentito Giordano, che era un mio amico coetaneo, e gli dico, ascolta, ma sai, non so, ma vieni, ma stai scherzando, poi dai, vieni via a dormire, allora, non ho capito, vieni via, si mangia qualcosa, vieni. Vabbè, e ci ho passato, penso, un paio di mesi a casa loro. Nel frattempo mi sono imposto in qualche locale American Bar che non faceva musica dal vivo. Cioè ti presentavi e dicevi sì, facciamo una serata. In che senso? Faccio una serata, vengo a cantare qua. No, non facciamo della musica qua. Appunto, iniziamo, no? Proviamo. Ho iniziato, ho fatto la prima data e poi da lì ho fatto 7 sere alla settimana. Nello stesso posto? Sì. Perché andava alla grande. E da lì cominci a stabilizzarti un po', soldini. Cominci a entrare un po' di soldini. Prendi una tua casetta. Nel frattempo vendo le mie basi MIDI files, 10.000 lire di qua, 20.000 lire di là. Addirittura vengo su una volta con la macchina da Belpasso, perché i miei genitori abitavano a Belpasso, in provincia di Catania, dove avevano questa piantona gigantesca di lime. E cazzo, mi faccio tipo 3-4 cassette, le porto sul mese, ho venduto pure i lime. Ti arrangiavi? Sì. Poi ti prendi la tua casa a un certo punto, dopo quei 2 mesi? Diciamo che mi moroso, trovo una fidanzata che mi supporta, che mi aiuta, che mi ospita. La conosci di notte cantando? Sì, ma era un'amica del mio amico Giordano. E vabbè, lei dice no, ma io ho preso l'appartamento nuovo qua, perché non vieni da me? Ho detto va bene, ragazza splendida. Anche con lei non credo di essermi comportato in maniera eccellente, però. Cosa intendi quando dici che non ti sei comportato in una maniera eccellente come in questo caso? No. Parli di tradimenti o parli di... Anche. Sì, tradimenti. E hai preso il DNA del papà un po'? Ma non lo so, può darsi. Ti piace la libertà da quel punto di vista? Ma no, devo dire che io credo di essere estremamente fedele, ma sono fedele al momento in cui tu sei fedele a me. Non parlo di tradimento necessariamente fisico. Cioè, se fra noi funziona e c'è veramente un feeling importante e ci rispettiamo a vicenda e ce lo dimostriamo, no? Perché poi il rapporto di coppia si crea anche parlando. E se io ti espongo delle problematiche, tu mi rispondi. Se tu non mi rispondi, ti rivolgo eventualmente delle domande, io rimango là e dico, vabbè, ho capito, quindi cazzo faccio? Se non mi dai una risposta tu, a chi la chiedo questa risposta? Quindi magari a un certo punto mi allontano, ma se ho una relazione nella quale non ho realmente problematiche di questo genere, non
Sì, sei appagato, sei vero. Non ma sento quando la ti necessità. allontani È il picaflor. ne parli prima? Racconti Sempre, il problema che sempre, sempre. No, io sono... hai? È molto sincero e molto aperto. Sempre. E non una volta, nel senso rompo proprio le palle. Guarda che magari è colpa mia, però non mi trovo bene, c'è qualcosa che non funziona. Qualche volta mi è stato detto ma non è così, qualche volta mi hanno detto ma sono problemi tuoi, sei tu che sei, e allora dice vabbè, se sono io che sono così, vabbè, allora è meglio che sto solo, o comunque chi me lo fa fare stare in una relazione dove non mi sento appagato. E quindi insomma negli anni ho fatto un po' il picaflor. E quindi con questa ragazza finisce con questa ragazza, incontro Sara, figlia di una farmacista. Quanti anni hai tu quando la incontri? 24. Quindi passa un po' di tempo. Sì. E nel frattempo come va la carriera da cantante per viverci le due vite in parallelo? Di brutto, lavoro come un pazzo. Però non esiste anche ancora la discografia, sempre locali, fai le tue serate e guadagni i tuoi soldini. Sì, faccio qualcosa come corista, come in studio di registrazioni per artisti anche più o meno famosi, insomma, sì. Poi incontro questo amico di Catania, un pianista, Adriano Rossi. Mi dice, ma vedi che papà, ma c'è Vito Castelmezzano, quello è bravo, un pianista, lui lavorava con Franco Simone, con Riccardo Fogli, quindi pianista professionista, come ho fatto il turnista, ma vai da lui che secondo me magari ha bisogno. Guarda caso io chiamo Vito Castelmezzano e lui mi dice, ma a dire la verità, effettivamente ho appena perso un cantante che non lavora più con me, abbiamo litigato, di Palermo, fra parentesi. Arrivo io da Catania, lo scambio. E lui mi dice, vabbè, proviamo, vediamo un po' come funziona. Iniziamo a fare le prime serate, poi da lì altro delirio, perché poi lui mi chiede sempre più standards, tipo Frank Sinatra, cose di questo genere. E di lì si apre proprio una corsia preferenziale, lavoriamo come in matti, giriamo tutta Italia, date qui e là in Europa. Quindi lì c'è un po' il turning point rispetto a... Sì, sicuramente una grande crescita in quel momento, anche perché Vito era un pianista, perché purtroppo è scomparso qualche anno fa, era un pianista estremamente preparato, grande cultura musicale, un vero professionista, ecco, e con lui imparo tante cose e imparo anche a diventare sempre più indipendente di nuovo, no? Perché prima ero indipendente, però ovviamente era un low profile. Man mano entro con lui, comincio a lavorare, imparo e acquisisco tecniche migliori anche per le basi, per esempio, no? Grazie a lui mollo l'Atari e comincio a lavorare sui sequencer, quindi comincio a fare le uscite MIDI, quindi io che so, ho il basso da un... Quindi facevi tutto da solo? Facevo l'emulatore del basso, l'emulatore della batteria con la Boss, il piano e gli archi li prendevo dalla Roland, insomma un po' di questi film che mi serviva ovviamente per lavorare. E io e Vito lavoriamo insieme per oltre 7 anni. Guadagni di più quando fai questo percorso? Più o meno uguale, sì. Ovviamente entro anche in un sistema di tassazioni, naturalmente, no? Sempre un po' più regolare man mano, no? Se prima era tutto un po' fa la serata, via 100.000 lire, ciao, arrivederci, prende una forma sempre più professionale questo lavoro. Poi comincio a lavorare sempre più da solo e vado a Lampedusa. Siamo nel 98, 99. Vado a Lampedusa e Lampedusa è un'isola che mi ha sicuramente fatto crescere tanto. Ci vai a vivere? Magari. Ci vai a passare un periodo? Sì, ci vado per fare una stagione, fra parentesi un casino strano, perché faccio una data a Fidenza e incontro una ragazza che lavora in un night, una ragazza brasiliana carinissima, bellissima, che mi dice no basta, voglio scappare via da qua, mi sono rotti i coglioni, guarda, troppo oppressione, mi rompono le scatole, non mi fanno vivere bene, io voglio essere libera e poi non voglio stare a fare quello che probabilmente le toccava fare. Dice ma io sono brava anche a fare la barista. Ma tutto questo, attenzione, nel giro di una sera, ecco, io e lei non abbiamo avuto nessuna relazione, nessun tipo di, però l'ho presa a cuore, sai,
quando metti i mattoncini strani nella vita si incastrano. Incontro a Parma un ragazzo, Giancarlo, che mi dice: no, sto scendendo a Lampedusa, ora faccio la stagione là sotto, sto cercando una barista. Cioè, perfetto. Tac. Prendo il numero, chiamalo Paola e dico: Paola, c'è questa opportunità qua, tu che dici? Ah, subito, ci vado subito, che bello. E lei scappa e va giù a... Sei un fenomeno a fare le imitazioni, lo sapevi? Sì. Sì. Mi diverto come un matto. E lei scappa giù a Lampedusa, va a fare la barista presso questo bar, però il padrone del bar la importuna, quindi litiga con questo qua, esce da lì e incontra a mio compare, incontra Francesco, che poi diventa mio compare dopo, in un secondo momento, che è il proprietario di questo locale, si chiama 13.5 a Lampedusa. Loro si innamorano, si fidanzano, insomma, c'è una storia d'amore molto interessante, e prendono per la prima volta un piano bar in questa piazzetta, una linea di tavoli davanti a questo palchetto. Però Francesco gli dice: minchia, ma questo qua, mamma mia, questo piano barista non gli piaceva. Paola gli dice: no, questo fa schifo, no? Non va bene. Chiamiamo Mario. Dice: Mario? Dice: sì, Mario Biondi. E lui: cazzo, Mario Biondi, ma io l'ho già sentito. Perché casualmente, tipo 6 anni prima, un altro mio amico mi dice: vai a Lampedusa. Ho detto: no, c'è un sacco di lavoro qua a Parma, che cacchio me lo fa? Ma guarda, ti faccio parlare con la signora. Mi fa parlare con la mamma di Francesco. E dice: ma magari ci organizziamo negli anni a venire e ragioniamo su come fare, come non fare. Dico: va bene. Quindi vado là a Lampedusa con la mamma dei miei 4 figli, Monica. Quindi con Sara c'era già una crisi, quando arriva Monica tutto peggiora. Comunque Monica, bellissima ragazza, meravigliosa e con una voce angelica, viene con me a Lampedusa e cominciamo a fare le serate. Stranamente, praticamente da 2 file di tavolini ci troviamo con un macello, con centinaia di persone intorno, e Francesco, che schizzato, comincia a fare: dobbiamo con me al tavolino, mica seggi, con me al tavolino. E in pratica riempiamo questa piazzetta per 200-300 metri di tavolini. Wow. Un macello, abbiamo tipo fuori così a spanne 1.000 persone, 1.200 persone. Questo era un po' l'andazzo. E sto locale esplode. Cioè, È il tuo successo più grande fino a quel momento dal vivo? Diciamo che in linea di massima, cioè, non vorrei fare il falso modesto, credo di avere sempre avuto una grande fortuna, di avere una grande attrattiva. Assolutamente, cioè, sì. Io entravo in un posto e cantavo 2 canzoni, il giorno dopo questo qua batteva il muro perché voleva fare un locale più grande, perché non sapeva più dove mettere la gente. Cioè, ti emozioni quando... mi è venuta la pelle d'oca adesso a dirla questa cosa che ti ho appena detto, però è vera, cioè, non voglio fare il fenomeno, però era una roba che mi faceva impressione, cioè, io cantavo e catalizzavo, la gente arrivava. Perché tu non è che sei un bravo cantante, tu sei unico nel tuo genere. No, adesso a parte tutto, vabbè, e quindi quella cosa fa molto la differenza. Ma anche l'eterogeneità del mio repertorio faceva molto, no? Perché io cantavi sempre in inglese già allora? No, in inglese, in italiano, in francese, in spagnolo, cioè avevo un repertorio di 3.000 pezzi, quindi e li conoscevi tutti? Tutti, se non a memoria, comunque avevo bisogno al massimo del testo e andavo, quindi mi divertivo come un pazzo. Per me era un gioco e il bello era vedere le facce della gente, no? che sgranavano gli occhi, anche perché poi siamo arrivati lì, ma effettivamente più o meno nello stesso periodo c'è anche la Romagna che mi dà grandissime soddisfazioni con un club che si chiamava Idroscalo, dove io faccio la mia musica di intrattenimento, giù di sotto, sopra c'è il ristorante, e mentre sono là che canto per i fatti miei, c'è il gestore che arriva e dice: no, cioè, io non ce la faccio più, tu devi venire su per forza a cantare, perché cioè, io ho tutti i clienti che mi rompono le palle praticamente, cioè, non è che mi chiedono il menù da mangiare, mi dicono: che disco è questo qua? Questa versione qua di chi è? Facevano allora, luci accese, io che giro con questo microfono in mezzo ai tavoli, e la gente: no, vieni qua, non è vero, ma sei in playback. Ma che cacchio di playback?
Ma tu lì, a Lampedusa, Sì. hai 6 figli e che fai? Te li No, a Lampedusa all'inizio ho solo 2 figli ancora. Monica, diciamo che inizia la nostra storia d'amore a Lampedusa nel 99. Ok. E poi da lì non solo inizia la nostra storia d'amore, ma inizia anche questa storia anche di collaborazione, malgrado lei era indomabile, però veramente una dote artistica incredibile. Non riuscivo a tenerla a bada. Fai così, fanno tutto al contrario, no? Non imparava i testi, non mi frega un cazzo. Quindi anche lì la parte artistica fra noi piano piano Va a scemare. va a scemare, nasce la nostra prima figlia, ci separiamo dopo la prima figlia, nasce la seconda figlia 2 anni dopo. Sempre in quel periodo lì io faccio la tournée con Gianni Bella, quindi faccio le mie serate con lui, meraviglia, di uomo e di A 25 artista. anni, quindi in bella soddisfazione. A 24 faccio i cori sul disco 6 meno al 2000 per Andrea Mingardi. Insomma, tante cose che succedono. Faccio dei dischi dance, faccio tanti dischi dance per delle etichette indipendenti con degli pseudonimi vari, da Gary McDowell a Reino a... chi se lo ricorda? Quello negli anni 90, dove era il decennio della dance, insomma. Esatto. E poi quando è che arriva il momento in cui fai il grande passo, in cui succede qualcosa di più importante? Allora, succede che a un certo punto, dopo muore mio padre, la famiglia, uniamo la famiglia, mia mamma, mio fratello che era piccolino, Sara, Marzio e la piccola Zoe appena nata, insieme. E mia mamma decide a un certo punto di prendere un bar in provincia di Reggio Emilia, ad Albinea. Mio fratello non era molto per l'idea, secondo me, già dall'inizio, però io già cominciavo a lavorare, però facevo diversi lavori fra l'Austria e l'Inghilterra in quel periodo, e nel frattempo avevamo già registrato This Is What You Are nel 2003, quindi siamo, aprile del 2000. Come facevi a lavorare all'estero? Ah sì, ma perché facevo degli eventi privati, aziendali. Con aziende italiane che andavano là a fare? Matrimoni. No, anche stranieri. Sì, perché poi man mano avendo girato... preso un giro? Ma sì, giravo così tanto che arrivava l'austriaco e diceva: minchia, ma cazzo canti, ma sei bravissimo, via, facciamo, organizziamo. Ma va bene. Arrivava il francese, l'inglese, magari era a Lampedusa o a Taormina o... Man mano cominciavo a girare queste storie. Io facevo 160.000 chilometri in un anno in macchina, per darti un'idea. E quindi sì, la svolta, facciamo This Is What You Are nel 2003. Ci avrei puntato, ma manco un centesimo su. Quindi tu facevi il ghost nel mondo dance, quindi sotto 1000 pseudonimi, Sì. avevi quel piccolo asset che ti rendeva un po' di grano e facevi questa cosa per non intaccare la carriera di Mario Biondi. Sì, ma allora, la verità è che io non sapevo che carriera avrebbe potuto fare Mario Biondi, perché la mia carriera era fare musica dal vivo, e tant'è che continuo su questa linea grazie anche, voglio dire, a un entourage, un management che mi dà grande forza e mi porta in giro per il mondo. Quindi io non avevo in mente di fare il cantante famoso, io volevo fare il cantante e guadagnarmi la mia pagnotta e fare le mie cose esprimendomi, ma senza troppe velleità, diciamo. Volevo crearmi un mio spazio, un angolino mio, e mi pare che ci sono riuscito egregiamente. Ho avuto anche un bel po' di culo. Assolutamente sì, però poi dopo, se non sei in gamba, il culo passa davanti a te e non lo vedi neanche. Vero. Volevo capire se adesso riusciamo a viaggiare su 2 binari paralleli, facendo conciliare il business, la tua vita, la tua passione, la musica, il lavoro, nella sua crescita. Tu prima mi hai parlato di un pezzo che forse ti ha cambiato la vita. Certo. E dall'altra parte un uomo che fa una famiglia sempre più importante e intensa, con degli up and down forse. La verità è che naturalmente ho speso la mia vita per la musica, perché per me è sempre stato l'amore forte, la mia ancora di salvezza, fra virgolette, nel senso non avevo bisogno di grandi ancore di salvezza, perché vengo da una famiglia che mi ha formato molto dritto, non ho avuto grosse deviazioni nella vita. Però per me era la parte fondamentale. Io intanto sono un cantante, non faccio il cantante, ma sono un cantante. Poi tutto il resto viene da sé, deve far parte della mia vita, è fondamentale, come la famiglia, come i figli naturalmente.
Però ammetto in certe occasioni di avere anche un po', non sottovalutato, ma un po' perso qualche angolo della mia famiglia e dei miei figli, un po' a causa della mia decisione e anche a causa del fatto che io volevo dare un benessere alla mia famiglia, volevo farli stare bene, volevo che vivessero senza problematiche di nessun genere. Poi con Sara siamo partiti che avevamo un monolocale diviso con i separé, col bagnetto piccolo così, con Barbara prima avevamo un sottotetto adibito che io sembravo quello del Gobbo di Notre Dame. Quindi ho sempre cercato di lavorare per implementare, diciamo, anche la nostra famiglia e dare sempre maggiore garanzia anche economica. E quindi, voglio dire, siamo partiti da pochi soldini, poche cose, però con Sara ci siamo amati tanto a tal punto appunto da mettere al mondo 2 ragazzi. Poi effettivamente fra noi due non ha funzionato granché, poi è venuto a mancare mio padre nel frattempo e eravamo giovani entrambi, abbiamo amato e amiamo i nostri figli, però credo che in entrambi i casi abbiamo fatto anche molti errori nei confronti dei nostri figli. C'è chi si è voluto arrogare per esempio il diritto genitoriale a tutti i costi. Io sono stato estromesso molto spesso da questa cosa, cioè, mi toccava fare a cazzotti con i carabinieri per vedere i miei figli, cioè, e lì si entra anche in una sfera che, mamma mia, mi viene da piangere, da incazzarmi, perché insomma ancora abbiamo un sistema civilista che fa veramente pietà a mio avviso e che più che altro crea delle grosse problematiche alle nuove generazioni, perché se tu dai tutto il diritto alla madre di avere un figlio e di tenere il proprio figlio a tutti i costi a discapito della sua frequentazione con il padre, tu non stai facendo il bene di un minore, stai facendo solo del male a un bambino, perché la donna si sentirà, ovviamente la donna, in questo caso, nel mio caso si parla di donna, ma io ho sentito anche cose al contrario, cioè dove l'uomo si è arrogato il diritto di tenere i bambini a tutti i costi, additando la madre di psicopatica o violenta o che so io, perché poi i giochi purtroppo molto spesso vertono verso questo genere di atteggiamento, no? Devi dimostrare che il tuo ex partner sia un cretino o un violento o che non sia abile in qualche maniera. In tutta questa grammatica legale poi i figli ne soffrono perché non chiedono di venire al mondo e quindi mancano dei punti di riferimento. Completamente. Però a volte magari meglio di un gran buon avvocato è il dialogo tra le due persone. Volevo capire, quando tu chiudi un rapporto non si può. Non ci sono sempre condizioni, però io quello che ho imparato negli ultimi anni della mia vita, in generale, in qualsiasi situazione chi si porta alla chiusura, raccontarci veramente, non in un momento di accusa, di ira, in un momento neutro, perché siamo arrivati lì, senza dirti per colpa tua, ma dicendo io mi sento in questo modo, e questo ci permette di essere così obiettivi entrambi da dire in effetti forse la strada migliore è quella di separarle, ma senza scontrarci, senza andare a distruggere ciò che abbiamo creato, ma con intelligenza portiamolo avanti in una maniera diversa. Hai detto la cosa giusta, l'intelligenza. Il problema è che molto spesso nelle separazioni si accende il livore, e quello è la malattia, perché tu sarai arrabbiato con me perché io ho deciso di portarti a un out e dirti o cambiamo e troviamo una soluzione per stare insieme e ci dimostriamo entrambi di essere persone che si amano e quindi si sostengono a vicenda, o rischiamo di arrivare al tracollo di questa coppia. Mi puoi dare retta? Ne possiamo parlare? No, non è così. No, perché te devi farti i cazzi tuoi, diciamoci la verità, è perché te non vado bene io. Si entra in una dinamica che poco ha a che fare con l'intelligenza, ma molto con il risentimento. Il risentimento è quello che poi ti porta a dire adesso i bambini li tengo io, li cresco io, tu non servi. E questa cosa qua, se uno ci riflettesse bene su questo genere di buttata, si accorgerebbe che sta dicendo una cazzata incredibile, gigantesca, perché effettivamente tu puoi crescere un figlio da solo, ci mancherebbe altro. Ma perché? Purtroppo poi davanti anche a un giudice o un avvocato coglione di controparte che non vede l'ora tendenzialmente di metterti con le spalle al muro e dire ma qua vince la mia assistita perché tu sei uno che si scalda, ora ti dico 2 parole, tu ti scaldi,
alzi il tono della voce e io posso dire assolutamente che sei un personaggio aggressivo. E io vorrei dire sì, può anche darsi io sia aggressivo, ma tu sei un figlio della mignotta però. Cioè, perché stai lavorando, ok, contro di me, e posso anche accollarmela eventualmente, ma tu stai lavorando principalmente contro i miei figli, contro dei minori, che eventualmente, probabilmente preferirebbero avere un padre che se te casca il bicchiere dice che cazzo hai fatto? Piuttosto che non avere nessuno che non ti dice niente. Il potere. Il problema sta lì. Molto spesso i giudici e avvocati stanno dando il potere in mano a una persona sola e notoriamente, politicamente parlando, il potere nelle mani di una persona sola è terrificante, è violenza, è autarchia, è male. I tuoi primi 2 figli, come sono cresciuti nei confronti del loro papà? Cioè, nel senso... Una è cresciuta pensando che io sia la causa di tutti i mali di sua madre e suoi. E sei riuscito a sistemare questa cosa? Assolutamente no, anzi è un lungo periodo nel quale appunto mia figlia mi sta alienando, la grande, e ha deciso così. Poi magari la incontri, perché poi l'ho mandata lei e la sorella più piccola a fare la tournée con Renato Zero, sono anni ormai che fanno dei giri in tournée. Anche loro convertiti al mondo della musica? Sì, bravissime entrambe, una fa anche la modella, l'altra collabora come creativa con Max Mara, insomma fanno tante cose, sono ragazze sane e molto brave, devo dire. Però c'è questo livore, e il livore è attaccato, perché il livore attacca, è bruttissima sta roba, c'è l'odio, la rabbia, questa cosa che perché lui? Purtroppo alla lunga diventa atavico, non sanno neanche perché. Io mi sono sentito dire no, perché tu mi vorresti una ragazza di 24 anni in questa maniera. Cioè, deduzioni personali senza riscontro effettivo. Normale che non ci sia un riscontro effettivo fra una ragazza di 20 anni e uno di 52. È normale che non ci sia, perché probabilmente non ci deve neanche essere, o deve crescere man mano grazie anche al supporto dell'altro genitore, che ti deve spiegare eventualmente quando, e anche viceversa, attenzione, non è che certo. Dice, ma papà io così, ma no, guarda, papà ti ama più della sua vita. O mamma, hai visto? Mamma si è incazzata, vabbè, mamma oggi era forse un po' nervosa, ma non è successo niente, cioè, vai tranquilla. Questo equilibrio fa sì che tu non acquisisca uno sbilanciamento così forte da pensare che il tuo male può essere tuo padre. Un padre che ti ha sostenuto da quando sei nata economicamente, un padre che ti ha sostenuto a scuola, un padre che ti ha spinto a fare determinate cose, un padre che ti ha messo la prima macchina in mano, il padre che ti ha portato a fare la tournée con Renato Zero, un padre... Porca puttana ragazzi, ma ogni tanto ringraziamo il Signore che siamo vivi e diciamo guarda che bellezza questa vita. Invece no, sempre. Oggi, soprattutto vedo anche nell'ambito dei giovani, puntare il dito contro qualcuno o contro qualcosa che li ha fatti soffrire nella vita è più fondamentale che vivere. Allora, è un capitolo molto delicato. Lo è. Mi hai fatto un elenco di cose dove tu sei sempre stato presente, sono tutte cose che riguardano un argomento molto pratico. Anche sì. Volevo rientrare nella parte emotiva, che comunque è una parte molto importante, e per l'amore che hai ricevuto dai tuoi genitori, e la persona che ci ha portato qui oggi, che ha lavorato con te, mi ha raccontato di te come un padre speciale. Ed è questa la parte che vorrei toccare, perché sennò sentendo solo quello che tu hai detto... Sì, certo, sembra tutto pratico, tutto economico. Quindi, esatto, sì, certo, però so che c'è dell'altro, quindi forse non ti viene naturale dirlo, quindi te lo domando io. Ma sai cosa? Penso che quanto tu hai dato a me non posso dirlo io. Cioè, no, scusami, al contrario. Sì, no, ma mi è molto chiaro quello che stai dicendo. Cioè, io so quanto amore e quante volte me li sono tenute abbracciate o quante volte me le sono addormentate addosso, le ho cantato le Ninne Nanne da piccole a grandi, quante volte le chiamo o amore come stai, bisogno, come va, ci vediamo, facciamo una cosa. Monica, che è la mamma degli altri miei 4 figli,
che è stata una donna molto forte. Non ti sei sposato con nessuno? No, non mi sono mai sposato. Non ti sei mai sposato? No. Ok. È sempre stata una persona molto corretta nei confronti dei miei precedenti 2 figli. Tant'è che li ha sempre inclusi nella famiglia, tant'è che ci ha sempre tenuto che si frequentassero. Non hai provato insieme. a vivere con loro 6? No, perché Sara era complicato. Sara si è sempre arrogata il diritto di essere la madre Maria Goretti, la donna sacrificata al lavoro e ai figli, li ha cresciuti da sola, ha fatto tutto da solo. Se non fossi stata io, perché ti devi arrogare il diritto di essere così forte da poter essere padrone della vita di qualcuno perché tu hai fatto qualcosa per quel qualcuno? Le cose nella vita si fanno per amore, non si rinfacciano, non si fa sì che diventino dei pesi. Ti faccio una domanda generale sui tuoi figli, quindi ne hai 9, 2 con la prima compagna, poi 4, poi 1 e poi 2 adesso, che sono piccolini. Con quanti dei tuoi figli oggi riesci ad avere un rapporto tranquillo? C'è un rapporto, come dire, dove loro percepiscono il tuo amore, dove non c'è quella frizione, tensione di cui mi hai parlato adesso? In questo momento, in particolar modo, un rapporto piuttosto morbido lo sto vivendo col 15enne, con Ray. Ok. È un ragazzo estremamente saggio, per la sua età ovviamente, per Certo. i 15 anni che ha, ed è un ragazzo molto amorevole. Ha proprio un cuore molto buono, è molto accogliente, è sempre accondiscendente, poi vedo che lo fa con elasticità, non è mai indurito da qualche retropensiero, da qualche frizione o stress. E questa cosa mi fa estremamente piacere, perché poi alla fine, per me la gioia più grande è saperli felici, non che mi rendano felice. È molto diverso, perché io sono già felice e sono felice di avere loro, che sono la cosa più importante della mia vita da sempre. Stanno tutti bene di salute? Stanno tutti benissimo, tranne la mia 4ª figlia, che è Chiara, che è nata con una problematica importante, con una microcefalia invalidante, e diciamo che di salute sta bene. Poi ha fatto il salame un po' a tutti i dottori del mondo che dicevano che non avrebbe camminato, invece cammina, non avrebbe mangiato, il sondino invece mangia, e sarebbe dovuto morire entro i primi 7 anni di vita, ne ha fatti 20. Quindi. E riesce a dialogare? No. Non riesce a dialogare? No. È l'unica cosa, diciamo, che... Sì, però si fa capire abbastanza bene, devo dire. È un bel personaggio, c'ha una grande forza, è molto diretta. Quello che vuole lo fa capire sempre. Abitate tutti vicino? Cioè riuscite a vedervi a livello logistico in maniera abbastanza semplice? Assolutamente sì, poi con i 4 figli di Monica, insomma, abbiamo sempre avuto un rapporto molto unito con tutti. Ora Marzio vive a fianco a me, ho preso un appartamento sotto casa mia. Zoe, quella dispersa in questo momento, comunque con le sue distanze. Marica è l'altra che è sempre stata anche lei molto in gruppo con tutti i fratellini in casa con me, tant'è che per lungo tempo hanno vissuto proprio solo con me, o comunque in un'alternanza, diciamo, piuttosto buona, normale, ecco. La più piccola, Maria Etna? Quanto ha? 2 anni. Andiamo sulla carriera. Incidi This Is What You Are. Hai pseudonimi nel mondo dance. Che succede da quel momento in poi? Da quel momento in poi succede che... Perché tu mi hai parlato del bar di tua mamma in quel momento mentre mi raccontavi questo, sì. Perché ti chiede di fare uno switch, di andare ad aiutare, di mollare, cioè perché me lo hai raccontato? Ci penso io effettivamente, perché mi ero un po' rotto le scatole di avere a che fare con i gestori dei locali in giro per l'Italia, perché comunque discoteche, robe, c'è sempre qualche rompimento di scatole, qualche maleducato. Io tollero tutto tranne la maleducazione, una cosa che proprio non ce la faccio a tollerare. La troppa confidenza, l'eccesso di zelo mi danno un po' noia, sono un po' rigido anch'io del resto. E ti è successo una cosa nel mondo della notte che ti ha proprio disgustato? Esatto. C'è un fatto che... Sì, diciamo che proprio quel fatto lì mi ha fatto pensare, no ragazzi, quasi cambio vita. Ma posso arrivare io a essere messo così, che mi devo incazzare in mezzo alle persone e tirare un microfono contro un soppalco? Ero in un locale a Vicenza
E vabbè, siamo arrivati lì, ero col mio fido pianista amico Joe Marani, che è uno storico pianista dei Clandestino, no? per Ligabue, persona squisita, con la quale mi trovavo da Dio, perché noi facevamo centinaia di chilometri e ci dicevamo 2 parole. Una poteva essere: vecchio, prendiamo un caffè. E io dicevo: va bene, Joe, c'hai delle sigarette? Fine del nostro conversazione. Sì. Poi ascoltavamo musica tutto il tempo, ma bello, sai, quel silenzio denso sì, che non crea imbarazzo, ma che è ricco. Assolutamente, ricco di condivisione, cerebrale. Quindi arriviamo in quel di Vicenza, in questo locale, e mi aveva contattato un certo Giancarlo. Quindi arriviamo lì, c'è nessuno, poi a un certo punto si avvicina un ragazzo: scusa, ciao, siamo i musicisti, aspettavamo Giancarlo per organizzarci. E allora? No, nel senso, sai dove, dai, sta a rompere i coglioni, mettiti là, dai, va a montare gli strumenti. No? Rido per il vicentino, sì. Perché la storia non la conosco ancora. E dico, vabbè, ci accomodiamo, mettiamo là, cominciamo a montare gli strumenti, facciamo un mini sound check e lui ripassa e fa: oh, mi raccomando, fermo piano, vedo capito, piano, Sì, vabbè, insomma, dici, vabbè, è una giornata un po' così, che vuoi fare, succede, no? Finiamo il sound check, tutto a posto, ci ripasso vicino di nuovo al tizio e lui mi fa: oh, mi raccomando, volume, sta a fare troppo alto il volume, suona piano. Bene, capito? Ascolta, ma Giancarlo non c'è, perché che cazzo, io avevo parlato con questo qua, era gentilissimo, carino al telefono, persona garbata, Mi voleva, sembra che io ti dia fastidio, quindi dammi il mio interlocutore. Capito, fammi parlare con quello con il quale avevo parlato all'inizio, perché devo parlare con te? Vabbè, perché volevo chiedere appunto a che ora iniziamo. Ah beh, se non che sei Giancarlo, cosa fai? Non inizi a suonare? Sembrano minchiate, però, capito? Sì, sono provocanti. L'atteggiamento, la modalità, questa cosa che io non mi sogno di fare nei confronti di un'altra persona. No, vai che, non mi ricordo, per le 11, 10 e mezza iniziate, no? E noi puntualmente iniziamo a suonare. Si siedono un bel po' di persone su questa zona soppalcata, fra le quali un tavolone, una tavolata rotonda abitata da tutte le ragazze immagini del locale, bellissime, tutte sedute, e lui seduto lì in mezzo alle ragazze immagini. Inizio, faccio il primo pezzo e le ragazze tutte girate: wow, che bella voce, non sentivo, guarda, bravo, guarda. Insomma, sembra che tutto stia funzionando abbastanza bene. Faccio il secondo brano, che è forse un Jazz The Way You Are, tipo piano e voce, e a metà di questo pezzo qua vedo il tizio con le ragazze lì che continuano a farci complimenti: che voce, che meraviglia, che bravi, no? Vedo lui che si alza dalla sedia sulla quale è seduto e mi fa: te lo dito sbasaglio. E a quel punto si è spenta la lampadina, no? Quella nella tua mente. Nel mio cervello. Ho preso il microfono, io l'ho tirato, così, sbam, si è sentito bam! E poi ovviamente dalle viscere dell'Etna è venuto fuori un ora non voglio sentire più, il che vuol dire non voglio sentire neanche volare una mosca, insomma, in italiano. Quindi prendo e vado via, vado verso i camerini, verso la zona, diciamo, riservata. E il mio grande amico e maestro Joe Marani è là che finisce col piano e si alza anche lui, mi viene dietro, no? Mi segue, mentre mi segue fa: ecco che al maestro di buona, al primo tornante è andata giù la catena. E quindi ha svoltato il mio malumore con questo. Ti ha riportato il sorriso. Mi ha riportato, anche perché poi faccio presto. E nel frattempo arriva giù tutti i ragazzi, no? Il gestore spuca di nuovo sto Giancarlo: scusa, sei un mono, un coglione, scusa, perdono, vabbè, insomma. Però capisco da quel momento che forse è arrivato il momento di smettere di fare quel genere di cose lì. Quindi dico, ma magari continuo a fare i miei eventi privati, aziendali, ma basta i matrimoni, perché facevo anche dei matrimoni, però basta questo genere di locale, quindi magari mi impegno un po' col bar di mamma.
Tant'è che organizzo delle serate di musica dal vivo, arredo tutto una parte sotto, uno scantinato, chiamo degli amici che mi portano lo champagne, l'altro mi portano, e faccio le serate addirittura con personaggi che poi sono diventati anche molto noti, come Raffaele Gualazzi, che viene a suonare giù da me. Facciamo 2 set di serata, poi diventano 3, 4, perché la gente non andava più via, code su tutta la zona di Albineo. Quindi il locale di tua mamma prende il via. Un macello, sì. Però appena io mi allontano praticamente il deserto dei tartari. Esatto, succede così. E nel frattempo effettivamente c'ho questo mio amico di Roma, che è un DJ, che mi scrive: oh, ma hai visto a BBC? Ma io faccio: ma di che? Ma come di che? Cazzo, sta in classifica su BBC One. Ho detto: ma chi? Ma come no? Pezzo tuo, questo qua. Ma mi manda il primo screenshot, no? E vedo, no? Non so, ero 36esimo nella playlist della BBC One. Ho detto: cacchio, che figata. Beh, questa è una soddisfazione pazzesca. Era la prima volta che una tua canzone, un tuo pezzo, sì, andava in una classifica di qualsiasi di tipo, qualsiasi genere, sì, assolutamente. Da lì a poche settimane, questo da 36 poi si passa a 24, da 24 si passa a 12, da 12 1. Wow. E mantiene, cioè sotto ciò, capito, Jamiroquai, esatto, perché con un genere non di nicchia, ma di sicuro non pop, no, non era per nulla semplice. Assolutamente. E da lì si apre un nuovo mondo. Da lì si apre un nuovo mondo, perché immediatamente Radio Monte Carlo prende il brano di Was a Bee, perché ancora si chiamava Was a Bee, This is What You Are, e lo fa diventare il loro spot ufficiale in televisione e quindi in radio. E nel frattempo gli inglesi 2004? 3-4 sì, 3. E BBC nel frattempo vuole sapere chi è il cantante, di chi è la voce di questi Was a Bee, e comincia a scrivere di sto Mario Biondi, Sinatrian voice, very low, deep, bla bla bla, e comincia a parlare di me. Tant'è che si rivolge alla mia allora casa discografica chiedendo di produrre per me un progetto. Okay. La mia casa discografica ovviamente mi piaceva al naso, ha detto: sì, cavolo che te lo do a te, lo faccio io. E nel 2006, devo dire, faccio questo disco molto bello che è Handful of Soul. E poi Radio DJ, non so se la conosci, è una di quelle radio che effettivamente mi dà un supporto piuttosto importante, perché Radio DJ era estremamente mainstream all'epoca, ora probabilmente anche adesso, io non ascolto moltissimo la radio, però era sì, ti cool, fa diventare cool pop, ma non come genere, esatto, cool, per me pop sì, è sì. essere mainstream, cioè comincia a diventare popolare, tant'è che il mio discografico allora aveva stampato credo 2000 copie del disco, uscito il 26 di ottobre, credo che il 15 di novembre si trovò con una richiesta di 200.000 dischi. Wow, perché il tuo successo lì con This Is What You Are e poi l'album successivo è internazionale. This Is What You Are è una canzone che hanno sentito comunque chiunque in tutto il mondo, infatti. Cioè, e questo ti ha aperto, facevi un po' di estero prima, però quello ti ha aperto completamente i confini. Quello è stato un Trojan, assolutamente, cioè, This Is What You Are è stato un cavallo di Troia, cioè, ha spaccato. Un pezzo che è entrato in tutte le compilation, le playlist, oggi si chiamano playlist, un tempo compilation del mondo, cioè dove c'era un locale aperto con una birra e un gin tonic, passava il pezzo, c'era This Is What You Are, c'era il mio disco, c'era Handful of Soul, non riuscivi a passare davanti a un locale e non sentire i miei pezzi, assolutamente, era incredibile. Ma in Italia avvertivi già questo successo sulla gente, questo impatto, o non ancora? Quanto ci ha impiegato il tuo personaggio poi a diventare così mainstream? Intendo il volto, la voce, l'artista. Anche lì un po' come il disco, no? C'erano tanti equilibri, cioè non è che Handful of Soul ha fatto sto botto, è diventato famoso perché così sono uscito il cantante bravo, così no, c'erano tantissime componenti importanti, c'era chi si occupava della parte diciamo di pubblicità, di promozione, scusami. Ok, cioè hai messo in piedi un dream team.
Beh, non posso prendermi questo merito. Qualcuno ha messo in piedi un Dream Team. L'ho fatto sicuramente all'inizio in piccolo il mio discografico, poi man mano mi sono arrivati degli input e hanno detto... È stato bravo a scalare, a allargare questa cosa. Sì, perché gli hanno detto guarda che c'hai il pezzo a Radio DJ in prima in classifica, cioè date una mossa. E da lì abbiamo cominciato a fare Domenica In, poi ci hanno chiamato un po' tante trasmissioni nazionali. Ed è questo discografico che ha organizzato tutto? Nel senso, diamo un merito alle risorse, perché spesso, sai, le persone sono defilate dietro l'artista, certo, e magari sono artefici di qualcosa di bello. Miseria, fondamentale. Raccontami un po' questo Dream Team, chi sono gli elementi chiave di tutto? Gli elementi chiave sicuramente sono Luciano Cantone e Davide Rosa, che sono i due soci della Schema Records, che è l'etichetta che ha portato fuori questo progetto che si chiama Handful of Soul. Sicuramente Alessandro Magnanini, che è l'autore che ha scritto This Is What You Are, No Mercy For Me, e Gig che l'ha scritta Nerio, sempre con me. E poi sono entrati altri elementi, appunto Danilo Durante, che si occupava della promozione, ma che diceva io insomma faccio delle cose da etichetta indipendente, con i numeri da etichetta indipendente. Ci vuole una persona un po' più scafata, un po' più brava. E si chiama Paolo Romani, che è uno di quelli tosti e storici della promozione romana, e comincia a spingere, mi fa fare un sacco di ospitate, radio, televisione, cioè parte tutto il bolierone, come si dice, parte tutto questo pentolone di ribollitura di sto Mario Biondi. Fanno ancora parte della tua vita professionale queste persone o poi sono mutate nel tempo? No, la parte discografica si sono comportati a cazzo di cane, hanno fatto delle grandi scemenze e poi si sono arrogati nella loro piccolezza il diritto di essere tutto loro. So io, se non fossi stato io, se non ci fossi stato io. Vabbè ragazzi, nada a fanculo, e vediamo che ha fatto tutto. Invece con Paolo Romani sì, ci vediamo ancora, ogni tanto lo incontro per strada, insomma c'è uno scambio affettivo, anche se poi ovviamente lui, essendo un mercenario, era più legato. Il business è una cosa, ma a livello umano comunque è rimasta una relazione. Assolutamente, no, con gli altri neanche quello, perché poi si sono comportati piuttosto male anche a livello giuridico. Di cosa vive un cantante? Nel senso, la maggior parte dell'introito è molto live, quindi sono le date, i concerti. Adesso assolutamente. E soprattutto quello, il core business. Il core business adesso è assolutamente la musica live, che per me è il mio lavoro oggettivamente. Però certo che... Poi ci sono altre cose. Sì, ci sono diritti connessi, ci sono parti di royalties di qua e di là, c'è la SIAE, sono diverse componenti che poi purtroppo sono diventate sempre più risicate, no, negli anni, a causa della mancanza della vendita del supporto. Naturalmente tutto l'ambito, diciamo, web per me sì ha un'esistenza. Cioè, ma per web intendi piattaforme di streaming, sì, dove monetizzi, ma non come quando vendevi il fisico. Ma neanche chiaramente. Manco per idea, non so se hai visto The Playlist. Completamente. Hai visto? Parte in un modo e dice e poi esatto, finisce e poi in un modo dove capisci l'artista. Esatto. Quella è la storia, insomma. Beh, è normale, però la vita, voglio dire, è bella per quello. Infatti mi piace parlare con te per questo, perché so che anche tu hai fatto i tuoi up and down importanti. Io con la mia famiglia idem, perché siamo passati dalle 500 lire ai miliardi, dai miliardi alle 500 lire. Perché quando parlavamo dei 9 figli, no? Poi sì, la persona che ci ha portato qua mi ha detto guarda che Mario è una persona, li mantiene tutti, cioè, sì. Nel senso che è anche un privilegio, un onore per me fare. Assolutamente, però comunque insomma hai un costo della vita molto importante e quindi ti pensavo durante il Covid, dove il core business del live non c'era, e quindi bisognava mantenere quella macchina. Beh, per fortuna devo dire ora, al di là di quello che si può dire del periodo così negativo, per me è stato un periodo negativo perché ho perso degli amici e delle persone care, ovviamente. Positivo perché sono stato vicino ai miei figli e alla mia famiglia molto di più. Negativo perché sicuramente non c'erano grandi introiti. Positivo perché non c'erano neanche tutte queste uscite. Quando tu mi parli di up and down, me ne hai parlato anche prima, dove mi hai detto io sono qui perché la puntata che ho preferito di One More Time è la tua, Luca, e ho visto molte similitudini, però da quello che tu mi hai raccontato non ho vissuto molti up and down da quello che hai detto, cioè ho visto una vita che ha avuto il suo progresso. Beh, diciamo che ho fatto un po' di riassunto della storia. Prova a parlarmi solo degli up and down, solo così per sottolinearmeli. Parlando della mia famiglia d'origine, gli up and down sono stati appunto partire da zero, perché è una famiglia
povera, con mio padre, che si è dedicato subito a lavorare, a cercare di portare a casa i soldi, ma eravamo a zero. Cioè, quando poi ci siamo trasferiti in Emilia-Romagna nel 73, stavamo in una catapecchia con la corrente, staccavano una settimana sì e uno no, un mese sì e uno no, ecco, questo era il concetto, con la macchia d'umidità all'angolo. Poi siamo passati a prendere una casa un po' più bella, perché mio padre diventava ispettore della Veste Bene del gruppo Miroglio, e quindi avevamo la casa bella, grande, col salone grande come questo, con tutto il marmo di Carrara in terra, insomma, con l'aspirapolvere Electrolux. Cacchio, era sintomo di ricchezza. Come dire Dyson oggi, Esatto. La referenza è quella. Stavamo bene, l'Electrolux. E poi dopo mi hai detto, verso la fine avevano dei problemi di soldi, quindi up and down nella tua infanzia. Il fatto è che da lì poi si passa un periodo di up, bello, ricchi, soldi, ma ricchi, benestati, non ricchi. E dove non ti manca nulla. Dove non ti manca nulla. Poi tornano giù in Sicilia, perché mio padre rincorre questo sogno della musica. Nel frattempo un amico di Reggio Emilia gli dice: cacchio, ma sai che io sto lavorando con dei centri di medicina estetica e stanno andando veramente bene, sto lavorando alla grande, stiamo anche sperimentando un sistema di impiantologia del capello, e poi ho detto fra me, insomma, sì, abbiamo lo stesso parrucchiere, capito, cosa vuoi che ti dica qua? Però io preferisco così. E allora lui si fa porta dentro a quel business lì. Mio padre si fa i corsi, apre il primo studio medico con appunto medicina estetica, lipoaspirazione, impiantologia, mastoplastica, e fa la prima azienda. Da lì ne apre 7 in tutta la Sicilia. Succursale su succursale. Quindi ha fatto un po' di soldi con il mondo del fashion, esatto, dell'abbigliamento, e vai a investire in Olin di là, esatto, e perde la mano. Cioè lui fa tipo 10 anni, proprio schifo, capito? Incredibili. Un'esagerazione, e poi arriviamo nell'89, quando poi nasce mio fratello. Lui ha le macchine in garage e vedo i tizi con le facce un po' scure che arrivano là, e io, quella là la prendo io, questa qua la prende lui. Cazzo. E perché poi era finito anche in mano agli usurai, perché lui non mollava. No, cazzo, no, ma adesso riparte. Però purtroppo era il periodo anche di Saddam Hussein, guerra del Golfo, la guerra in Iraq, in Iraq. Da noi c'era stato l'embargo, c'era un casino della miseria. E ci ritroviamo su una Peugeot 504 dell'81, dopo aver avuto, capito, le Porsche, Maserati, Jaguar. Sei ritornato al tempo del picnic. Esatto, siamo tornati, ma anche un po' prima, secondo me. Un po' prima, ok. Che già il picnic c'era un po' di sorriso. E lì, insomma, lui si trova così, e scavando sotto un tappetino troviamo anche 500 lire e andiamo a comprare mezzo chilo di pane, una cosa del genere, insomma. E invece nella tua di vita qual è il momento di down dopo l'app? Cioè l'app, adesso tu mi hai raccontato dove tutto si amplifica, mi parlavi dei discografici, cioè quindi dove la macchina, il successo comincia a diventare molto più importante. C'è un momento di down dopo quel momento straordinario di cui stavi parlando? Non riesco a vederlo, però probabilmente questo lo è. Cioè non lo so, perché mi piacerebbe essere più supportato dall'Italia, che invece ogni tanto si scorda, e invece di supportarmi, no, non passo sta roba, no, non suono questo, mi fanno incazzare. Sì, nel senso che scusami, no, sono franco. No, però mi interessa, perché poi dopo sicuramente si rispecchiano tanti altri musicisti e artisti in queste parole, perché immagino che viviate tutti la stessa cosa, non solo tu. Immagino di sì. Perché un tempo, senza il supporto delle radio che passavano il pezzo, e il pezzo non vendeva, e come un tempo se non andavi da Fazio, quando facevi un libro forse facevi fatica a venderlo. Però oggi con la rete molte persone sono più indipendenti nell'autopromuoversi. Ma ti dirò che la mia visione è più romantica che prettamente, diciamo, di lavoro, perché ora devo ammetterlo, io lavoro come un pazzo. Cioè noi siamo estremamente fortunati, facciamo 46 paesi nel mondo. Parli al plurale, vuol dire te e la tua band? Assolutamente, okay. Con un entourage manageriale che frutta economie e che dà soddisfazioni
internazionali piuttosto importanti, cioè dalla Grecia, dall'Herodion ad Atene con qualche migliaia di persone, a Londra con i Sold Out a Ronnie Scott per 8 date di fila, al Royal Albert Hall, idem, sold out con 4.000 persone. Ce ne andiamo in Indonesia, a Giacarta, a fare il Festival Jazz di Giacarta. Siamo tornati ora dalla Germania in uno dei più grandi e importanti festival jazz. Cose da sogno, insomma, che difficilmente le si possono avere tutte insieme, però ti girano i coglioni. Mi girano i coglioni perché penso che noi dobbiamo fondamentalmente in Italia garantirci di supportare le nostre cose. Poi dico, una realtà come la mia, che non è una realtà mainstream, ma è una realtà che genera anche un certo tipo di stima estera, perché beccami un cantante jazz italiano che fa quello che faccio io. E quando ti parlavo di Unicum prima parlavo di questo. Non c'è, ma ora, questo non voglio fare ma l'autoreferenziale. Non stai dicendo di essere più bravo degli altri, stai dicendo di essere unico nel tuo genere, quello di cui parlavamo prima. Esatto. Allora dico, ma porca paletta, mi hai supportato in certi passaggi della mia vita, quando ti conveniva anche salire sul carro dei vincitori, perché quando c'era This Is What You Are, grazie, gol a porta vuota, quello era un cavallo di Troia, vai. Chissà che magari in un altro momento invece un tuo supporto anche solo affettivo, attenzione, ripeto, cioè il dimostrarmi che ci sei, visto che hai anche un mezzo che ti può dare l'idea di cazzo, bello, ti voglio bene, fantastico. Quando tu parli di questo parli della categoria media, quindi radio, TV, stampa, giusto? Devo dire che la stampa, per esempio, è una di quelle che mi dimostra sempre grande affetto, da sempre, continua a farlo con grande attenzione. I media televisivi non hanno mai fatto parte particolarmente del mio target, l'abbiamo visitati e abbiamo fatto diverse cose, ma non è proprio il mio ambiente ideale la televisione, magari chi lo sa nella vita. Un giorno cambio idea e divento... Però ad oggi è più la radio, è laddove il tempio della musica. Per me ma anche perché io sono cresciuto in radio, io facevo il DJ che avevo 12 anni, i dischetti con la puntina, stavo là, prendevo il telefono, quindi c'è anche un legame affettivo con la radio. Ma probabilmente è un mio bug, capisci? Cioè nel senso... Ti demoralizza questa cosa o ti fa solo arrabbiare? No, mi fa incazzare. Ok. A me non mi demoralizza niente. No, ma lo vedo che sei granitico come la mamma e carismatico come il papà. Però a livello di live è tutto che ma ti passi. Comunque qualche volta ti butta un po' giù. Un po' giù, ci mancherebbero a parte le coglienate. Però comunque non vai a inficiare troppo su quello che poi è il tuo risultato nel core business dei live, perché li fai a prescindere cioè i live da cosa dipendono? Però non ti nego che, ripeto, infatti la mia denuncia nasce da questo, cioè nasce dal fatto che avere un po' di supporto, una pacca sulla spalla da dire minchia, vai, so che stai spaccandola, so che stai andando bene, stai facendo, naturalmente mi darebbe una forza maggiore, no? Anche per affrontare tutto quel live che facciamo con grande soddisfazione, anche con un buon successo, devo dire. Non mi piace dirlo da solo, non mi piace. Io sono venuto all'Arcimboldi, era strapieno, cioè comunque io dove ti vivo sempre dove c'è tanta enfasi intorno. Sì, no, devo dire, c'è un pubblico che è sempre meraviglioso in Italia. Infatti molto spesso mi chiedono, ma qual è meglio, il pubblico italiano, francese, giapponese, tedesco? E dico, ma non sono riuscito bene a capire la connotazione, qual è il migliore, perché c'è sempre una grande enfasi, c'è sempre un grande affetto, un grande ritorno. E se domani tutto questo dovesse o romperti le palle o finire, perché poi i tempi cambiano, certo. Anche se, ripeto, il tuo unicum è tanta roba, vale più di un network che ti passa tutti i giorni, perché non hai in questo momento nessuno che ti fa le scarpe su quel mercato, però lascia stare questo. Sì. Se mai domani fra 5, 10, 15 anni, quando poi alla fine lo deciderai tu, perché il momento lo decidi realmente tu, cosa farai? Ci hai mai pensato? Sì, canterò fino ai 95 anni, 96. Cioè tu vuoi fare questa vita per sempre? Ma non posso fare altrimenti, direi, perché è la mia vita, lo è sempre stata. Non lo so, io mi vedo un po' come Tony Bennett, io mi ci vedo come lui, capisci? Se lo guardo faccio, minchia che bello, quanti anni c'ha lui? 90 anni, e senti come cazzo canta ancora, senti che voce che ha,
Che intonazione pazzesca, che serenità d'animo, che occhi. O Burt Bacharach, che ne ha 96, col quale ho potuto anche collaborare, cioè, che ora ha 96 anni, tu lo guardi ed è la felicità fatta persona. C'è uno sguardo che è quello di un bambino di 5 anni davanti a una torta gelato. E io sono così, cioè a me se mi metti in studio per lavorare su un nuovo progetto, e ora mi ci sto mettendo, ma cacchio, ma io... Linfa vitale. Ma io ballo dentro, però ballo, wow. E quando fa la serata, come l'altro giorno all'Leverkusen, in questo festival jazz dove prima c'era DJ Ziz, Lady Blackbird, tutti là, sera prima quello, poi Mario Biondi scritto grande così, cazzo, vado sul palco e faccio yeah, ora ci divertiamo, balliamo. Ti faccio un'ultima domanda. Vai. Hai paura della morte? No, del dolore sì, della morte no. Sono un po' Epicuro che diceva quando c'è la morte non c'è la vita, quando c'è la vita non c'è la morte. No, la morte non è un problema, è la vita il problema. Grazie Mario. Grazie a te.